Oggi mettiamo le mani in pasta, facciamo la pasta fresca, fusilli col buco, una ricetta tipica calabrese della tradizione, è il piatto della domenica per eccellenza, poi condito con un sugo di salsiccia e che te lo dica fa. Prepariamolo insieme. Iniziamo! Per la pasta occorre 150 g di farina di semola, 150 g di farina zero e 150 g di acqua leggermente tiepida. Quindi uniamo le farine, io la metto in planetaria ma va bene anche fatta a mano. Se vuoi vedere come si fa ti metto i link di riferimento adesso in alto e sotto in descrizione nel primo commento come sempre. E aggiungo l'acqua piano piano, leggermente tiepida. Questo fa sì che non aggiungiamo le uova, quindi è un impasto di sola farina e acqua. La aggiungiamo piano piano perché potrebbe non riceverla tutta, oppure potrebbe riceverne anche di più, dipende dalla farina se è più o meno umida, quindi la aggiungiamo pian piano. Se vuoi puoi mettere anche l'uovo, uno, e togli una parte di acqua naturalmente. Devi arrivare ad una consistenza morbida ma non troppo, nel senso deve essere comunque un impasto tenace. Gli do qualche giro così a mano per rendermi anche conto della consistenza. Quindi è perfetto, va benissimo. Ancora è troppo resistente, come vedi, non rimangono le ditate, quindi lo facciamo riposare per almeno mezz'ora. E intanto ho preparato un sugo di pomodoro con salsiccia. Praticamente ho fatto un sugo semplice con olio extravergine, aglio, basilico e un pizzico di sale. La salsiccia l'ho cotta a parte in acqua fin quanto si è asciugata e poi l'ho aggiunta al sugo. Ora riprendiamo la pasta che, come vedi, guarda che differenza, rilassata, quindi adesso la possiamo lavorare. Tolgo tutta la farina perché sennò non riusciamo ad arrotolarla, quindi facciamo dei bastoncini piccoli di un paio di centimetri più o meno. Poi dipende da come vuoi farli lunghi, ma così vengono lunghi secondo me giusti. E allora ci serve il ferro, o un ferro da calza, questo è proprio appositamente per i fusilli, oppure quelli bastoncini di legno che si usa per fare gli spiedini, va benissimo lo stesso. Un po' di olio, ungiamo bene e pressiamo la pasta senza fare troppa pressione, mi raccomando, quindi delicatamente lo spingiamo dal centro verso i lati, sfiliamo, arrotoliamo un altro po' ed è pronto. Verrà col buco al centro, quindi saranno buonissimi. Ti faccio vedere, guarda, ecco. Metto farina su un vassoio per mettere tutti in fila e proseguo a fare gli altri. Questa dose che vi ho dato va per 3 persone o 2 se hanno molta fame. Noi l'abbiamo mangiato in 2, però piatto unico naturalmente. Pronti tutti, andiamo in cottura. Acqua a bollore, abbondante acqua, una pentola bella capiente, sale e buttiamo i fusilli che come vedi sono bellissimi. Magari ecco, togliamo un po' di farina in eccesso. Se usi farina di riso come spolvero è ancora meglio, appiccica di meno. E sono bellissimi, guarda come rimangono belli corposi, non si disfano. Intanto taglio la salsiccia, il sugo è cotto, ha cotto lentamente, quindi si è ristretto abbastanza. Tolgo la pelle e la rimetto nel sugo. Così è pronto per condire la pasta. C'è un profumo che non ti dico. Poi la salsiccia calabrese è buonissima, casareccia. Decidi tu la cottura, io dopo che salgono a galla li lascio ancora raccuocere 2-3 minuti, poi dipende dal grado di consistenza che ti piace. Assaggia e poi scola. Naturalmente puoi prepararle prima, la mattina presto li prepari e poi li metti a cuocere al momento che serve.
Le nonne le facevano per tutta la famiglia, per un esercito, quindi si mettevano davvero all'alba. Sentivi il profumo del sugo già nelle prime ore della mattina. I ricordi. E per questo io voglio mantenere le tradizioni vive, proprio per tramandare alle nuove generazioni le tradizioni. Ma ritorniamo alla ricetta. L'ho condita col sugo bollente, che ancora stava sul fuoco perché mi piace la pasta calda calda, la salsiccia, formaggio grana e la ricotta affumicata che ci sta benissimo, basilico ed è pronto. Le nonne le facevano così, a me invece piace così mischiata, anzi la faccio di solitamente nella pentola stessa, quindi col fuoco acceso, così rimane bella bollente, e poi la condisco così con un po' di formaggio sopra. E buon appetito! Vi raccomando, fateli, poi fatemi sapere. Sono buonissimi, fidatevi. Veramente un primo piatto della domenica. Meglio chiudere. Baci baci, alla prossima. Ciao ciao. Buoni.